Ciao ragazzi, sono Simone Chiozzi, personal trainer di Calisthenics Online e in questo video andrò a spiegarvi perché utilizzo nelle mie programmazioni le trazioni alla fronte. Ormai sui social le trazioni alla fronte sono degli esercizi più utilizzati da quasi tutti gli atleti di Calisthenics che fanno Zavorg, però in molti casi vengono utilizzate in modo, a parer mio, errato. Adesso andrò a spiegarvi quando sono utili le trazioni alla fronte, quando l'esecuzione può essere allenante e quando invece quest'ultime vengono un po' maltrattate. Innanzitutto andiamo a spiegare perché vengono utilizzate le trazioni alla fronte nelle programmazioni. Non c'è nessuna magia, semplicemente vengono utilizzate per ridurre lo stress a carico dei flessori del gomito, dando più enfasi sul dorsale, sull'attivazione scapolare, perché appunto se fatte con un piccolo fermo isometrico sicuramente ci consentiranno di concentrarci sull'attivazione dorsale in isometria alla fronte. Obiettivo qual è? Mantenere le scapole bene addotte e depresse appunto e l'addome rilassato per dare più enfasi al dorso. Perché si cerca di ridurre lo stress sui flessori del gomito? Perché ovviamente con l'alzarsi dei carichi si andrà a porre molto stress a livello dell'articolazione del gomito. Sono molti i casi di epitocleite all'interno dell'ambiente calisthenics. Questo esercizio inoltre è utilissimo per chi è veloce in partenza. La maggior parte dei ragazzi che è molto esplosivo tende a perdere poi l'attivazione nei gradi di chiusura del movimento, magari allargando i gomiti. Bisogna allenarle con un'intensità che ci consenta di percepire il lavoro a pieno, così facendo si migliorerà la forza di depressione e adduzione in isometria e saranno allenanti quasi, se non più, che una trazione completa, perché appunto ci concentriamo a pieno sull'attivazione. Quindi questi sono i motivi principali: ridurre lo stress a carico dei gomiti e poter lavorare con intensità di lavoro medio-alte. Nella maggior parte dei casi consiglio di inserire l'isometria di un secondo, perché altrimenti il ragazzo con cui si collabora potrebbe tendere a fare i classici errori che elencherò dopo. E appunto, come detto in precedenza, questa isometria ci consentirà di stabilizzare il fermo e stabilizzare il lavoro sulla scapola e sul dorsale. Quest'ultime comunque non è che devono essere utilizzate per forza solo con intensità di lavoro medio-alte, possono essere utilizzate anche a fine allenamento per accumulare volume, possono essere utilizzate in più modi. Quali sono gli errori più comuni nello svolgimento di questo esercizio? Innanzitutto allenarle con un'intensità di lavoro troppo alta. In primis io stesso talvolta ho sbagliato nell'esecuzione di questo esercizio perché volevo provare a vedere se mi avesse dato transfer reale allenarlo con un carico molto alto che talvolta non sono riuscito a gestire. Così facendo non sono migliorato, anzi. Adesso spiegherò gli errori che si vanno a fare appunto nell'esercizio. La maggior parte dei ragazzi cosa fa? Una volta superati 120 gradi di attivazione va a fare questo movimento, allarga i gomiti e butta le spalle in avanti. Così facendo, ragazzi, non si va a allenare praticamente niente, si va a allenare solamente l'ego, perché non ci dà la forza reale, non ci farà migliorare l'attivazione scapolare, anzi rischieremo di farci male, perché avremo un carico che non riusciamo a gestire e perché appunto allargare i gomiti bruscamente in ottica allenante non è proprio una buona cosa a livello articolare. Un altro degli errori più comuni qual è? Arrivare completamente chiusi in isometria alla fronte con le spalle tutte in elevazione, con l'addome tutto contratto, stare tutti chiusi in isometria. Questa non è una buona esecuzione dell'esercizio, perché appunto non ci consente di percepire l'attivazione. Un altro degli errori è allenare solo le trazioni alla fronte. Devono essere un esercizio accessorio che deve essere abbinato a un allenamento del ROM completo, perché altrimenti si andrà a perdere comunque forza nei gradi di chiusura del movimento e si andrà anche a perdere schema motorio. Detto questo, il mio consiglio è di allenare le trazioni alla fronte con l'intensità con cui riuscite a gestirle nel modo migliore possibile. Come ogni esercizio che va di moda, vi consiglio sì di utilizzarle nei vostri allenamenti, ma con testa dovete cercare di contestualizzarle all'interno di quelle che sono le vostre programmazioni. Per concludere vi ricordo che se volete iscrivervi alla lista di attesa per il mio coaching online lascio il link in descrizione. Vi aspetto ragazzi e alla prossima!